Ciao a tutti, bentornati nel mio salottino profumato. Oggi parliamo di due profumi iodati e marini per le stagioni che non sono quella estiva. Infatti io trovo questi due prodotti molto più validi per l'autunno e la primavera, forse un po' meno l'inverno in effetti, perché sono degli iodati che in realtà tendono a scaldare un po' di più di quelli che diciamo sono usciti finora sul mercato. E ne volevo parlare proprio perché gli iodati in genere hanno questo difetto di essere fortemente stereotipabili, perché in genere l'odore salmastro della brezza marina è evocato da delle molecole che, diciamo, che per poterlo fare bisogna utilizzare quelle, quindi questa molecola tende poi a ripetersi un po' in tutti quanti. E quello che trovo interessante che è stato fatto da questi due brand, ma non solo poi, di integrare questa nota con una miriade di altre note. E perciò trovo molto interessante confrontarli perché da una nota di base che potrebbe essere condivisa, poi vi sono delle sfumature totalmente diverse e prendono delle direzioni veramente opposte, nonostante questa vicinanza. Quello che hanno in comune sicuramente questi due profumi, che uno è Arctic Sea di Lorenzo Pazzaglia, il mio omonimo, e l'altro che è Ask di Maiora, di questo ragazzo che si chiama Antonio, che ha circa la nostra età e fa questo packaging veramente bello e artigianale, che parla molto di se stesso. Dicevo, hanno in comune il fatto di essere veramente forti, riescono a coprire delle distanze veramente importanti e a riempire delle stanze. Io con Arctic ricordo che entrai al lavoro e una persona mi chiese cosa porti, se non fosse che quella persona stava a 10 metri di distanza. Con Ask invece pure è successa una cosa molto simile, entrai in produzione e in pratica due o tre persone iniziano a fermarmi chiedendomi se si trattasse di me che emanavo questo profumo. Ask apre con questa nota iodata, marina, molto fresca, brillante, pulita, iodata. Lascia spazio poi a queste note di cuore che sono più verdi aromatiche, un peletto floreali. Lo trovo un profumo concentrato appunto su queste note di testa e di cuore, mentre Arctic risulta più sbilanciato verso le note di fondo. Ask è quindi un profumo che dà molta più importanza secondo me alle note di testa e di cuore. Può risultare, diciamo, più vaporoso, più aereo, nonostante le grandi performance durata e di sillage e scia. Potrebbe anche ingannare donando questa sfumatura leggermente incensata che però non c'è, infatti non è dichiarata. Molto molto poetico, molto molto delicato, duraturo nonostante tutto, molto metaforico secondo me. Arctic Sea invece apre sempre con una nota iodata che però è accompagnata fin da subito da un'altra componente, da qualcosa di verde sì, ma più umido, più bagnato, meno asciutto, meno aereo. Potrebbe trattarsi di alghe, ed è un profumo che subito subito esprime le sue note di fondo. Infatti poi dicevo in un video dedicato ad Arctic Sea che io lo classificherei più come un marino legnoso, nel senso che subito arrivano questi legni morbidi, arriva questo DNA leggermente ambrato, dichiarato o no che sia. A me piace sentircelo. C'è un legame fiorito fra i due, però è molto meno presente in Arctic, sì, e infatti credo che quello, la componente fiorita di Arctic sia più inerente al glicine. Quella di Ask ancora non l'ho tanto messa bene a fuoco. Per quanto riguarda l'evoluzione poi sulla pelle e nel tempo, mi è capitato di far caso al fatto che Arctic ha una nota iodata che tende a sentirsi di più nella distanza, quindi quando uno è lontano, mentre regala molta più ricchezza e emozioni all'indossatore. È un profumo molto appagante che rimane ancorato al corpo. Arctic invece è il profumo bello intenso della situazione. Entrambi potrebbero essere utilizzati in contesti formali, ma con Arctic abbiamo questo profumo molto prepotente che magari direi io lo utilizzerei più per una festa, un contesto informale. Ask ha questa eleganza verde, mentre Arctic ha quest'altra tipo di eleganza legnosa, vogliamo chiamarla così.